Buongiorno a tutti. L'avventura di oggi si sarebbe dovuto svolgere a Campo Felice, in provincia dell'Aquila, nota stazione sciistica che però al momento, o almeno fino a ieri, era totalmente sprovvista di neve. Per oggi era prevista una nevicata, circa 15 cm di precipitazioni e un vento moderato. Nella realtà le condizioni sono quelle che vedete, quindi un vento abbastanza sostenuto, nebbia, e quindi diciamo che il mio intento di salire su quella collina dove c'è un bosco e quindi fare delle foto invernali con gli alberi pieni di neve eccetera eccetera è naufragata, va bene? E quindi uno deve arrendersi all'evidenza. Però visto che sono arrivato fin qui, quello che farò adesso è di cercare dei soggetti magari un po' più limitati qua nei dintorni, che riescano a raccontare un po' la giornata di oggi, perché quando si va a fotografare a volte si incontrano queste condizioni e quindi comunque sia, secondo me è un tema interessante da esplorare, cioè quello di riprendere gli elementi avversi in un contesto invernale. Vediamo un po' se ci riuscirò. Posso immaginare che questo video comunque sarà un po' più breve del solito. Ci vediamo tra poco. Allora, in questa foto qui, in questa landa desolata, ho trovato questi tre soggetti. Sono tre arbusti che sono posizionati in maniera molto interessante, perché c'è un primo arbusto in primo piano e poi i due arbusti in secondo piano che danno molto dinamismo all'immagine. Sembra un po' come se, che posso dire, il boss del quartiere, che è lui, si presenta con le due guardie del corpo a sostegno. Diciamo che il freddo forse mi sta facendo sparlare un po'. Comunque sia, in questa foto abbiamo un primo piano che è il soggetto principale, in un secondo piano abbiamo i due soggetti secondari e abbiamo un contorno, come abbiamo detto prima, molto brullo, no? E in un contesto invernale. Ho scelto un'inquadratura verticale, quindi la metà della foto superiore fondamentalmente è spazio vuoto perché è nebbia, e quindi probabilmente poi in post produzione sceglierò un crop diciamo così quadrato, in modo tale che toglierò gran parte dello spazio vuoto e vediamo se sarà un soggetto interessante. Proseguiamo nella nostra esplorazione.
Allora, nelle due foto che vedrete tra breve ho individuato due soggetti praticamente nello stesso punto. Il primo sono questi arbusti qui che ricalcano un po' lo stesso tema di prima, ossia sembrano quasi delle sentinelle, no, della piana così desolata. E quindi una foto, diciamo, molto semplice. Ci sono alcuni arbusti in primo piano e alcuni arbusti in secondo piano che, diciamo così, più che condurre l'occhio, diciamo che rendono la foto un po' più interessante, in quanto per il resto sarebbe un pochettino monotona da un lato, dall'altro lato invece fanno risaltare dei soggetti, quindi il bianco della neve e la nebbia fanno risaltare dei soggetti che diversamente sarebbero poco interessanti. Il secondo soggetto invece è questo palo qui, no? Che è stato divelto con la strada in secondo piano e racconta un po' la storia di una strada secondaria che nel corso della sua vita ha subito vari cambiamenti, varie vicissitudini, e quindi questo palo sta qui a ricordare appunto la storia di questa strada. Ci vuole un pochettino di fantasia, però il tema di questa foto è questo qui. Tra poco le vedrete. Un concetto molto simile è per quegli arbusti lì, che io riprenderò da lontano, e tuttavia quello che ci interessa a noi sono i livelli. Quindi c'è un primo livello che è il primo piano ed è rappresentato da questo terreno stepposo, poi ci sono gli arbusti e poi c'è il bianco della nebbia, che nella foto finale penso che sarà un pochettino accennato, cioè la taglierò in modo tale che non prenda troppo spazio, in quanto rappresenta uno spazio vuoto, quindi non di interesse per la fotografia. Allora, questa foto qui, che penso sia l'ultima della giornata, a meno che spostandomi non trovi qualche soggetto di maggiore interesse, riguarda questo masso e questa strada appena accennata che va verso l'infinito. Ne ho fatte due versioni di questa qui, ne ho fatta una con la nebbia e una in queste condizioni qui.
adesso qui le condizioni sono molto variabili, ogni tanto ci sono degli sprazzi di luce come adesso, che mi lasciano abbastanza tentato di andare sulla collina lì, come vedete, che è un contesto molto molto interessante. Tuttavia la variabilità delle condizioni non mi rende fiducioso di andare fin lassù e vedere un pochettino se riesco a riprendere qualche soggetto interessante, anche perché siamo abbastanza in là nella mattinata. Quindi la gita di oggi la possiamo dichiarare conclusa qui. Cosa si può trarre da questa esperienza? Si può trarre che alla fine vale sempre la pena provarci, perché anche se le condizioni non sono buone e magari uno è costretto a fare un cambio repentino di programma all'ultimo momento, questo consente di sforzarsi un po' di trovare soggetti diversi e di esplorare comunque quello che si ha intorno. Inoltre lo scopo di oggi era quello di appunto riprendere l'inverno, e direi che le condizioni oggi, con questo vento, questa temperatura, diciamo che ci stiamo avviando ai -10, ci sta tutta l'ambientazione invernale, e tra l'altro anche abbastanza freddo, quindi direi che non è il caso di forzare il destino. Per cui se vi è piaciuto questo video, che spero che verrà più corto del solito, mettete un like, mi fa molto piacere. Se fate qualche commento, qualche suggerimento, per me è molto utile. Se vi piace quello che faccio, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima avventura.